Siamo qui perché siamo curiosi, vogliamo solo capire un po' più di storia. Allora puoi o avvicinarti alla voce. Io, guarda i brividi. E non è successo niente, però sento i brividi. Non so perché. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Allora, Simona, come avete visto nel video, ci ha consigliato di andare in questo posto. Lei doveva essere dei nostri, poi alla fine ha avuto un impegno inderogabile, quindi ci ha lasciati tra virgolette soli, anche se poi ci ha assistito, ci ha spiegato bene cosa quel posto potesse regalarci, ed in effetti i regali sono stati tanti. Apparentemente sembrava non vi fosse chissà che. Poi avete visto lunedì sono accadute una serie di cose assolutamente incredibili. Allora, io nel montare il video, ragazzi, mi sono soffermato su una cosa che spesso e volentieri succede in tanti luoghi. A volte possono essere anche gli animali che col loro verso possono confondere, e quindi a volte dove si va si dà anche poco peso a queste cose, però effettivamente qui mi ha colpito il mugugno. Voi direte, caspita, con tutto quello che è successo ti fermi su quel mugugno? Sì, mi fermo su questo mugugno perché effettivamente è stato particolare. Considerate che eravamo 3 uomini, e poi ecco i ringraziamenti al nostro ospite li farò immediatamente dopo questa analisi, e sentire un mugugno femminile, ragazzi, è stato particolare perché effettivamente non era nessun animale, nessuno si è accorto e quindi ha smentito o dato conferma dell'avvenuto ascolto di questo mugugno. E quindi ecco, l'ho scoperto io facendo editing, quindi facendo il montaggio, ascoltando tutto quello che c'era da ascoltare. Ecco, il mugugno è ciò che mi ha colpito di più, per non parlare, ragazzi, di quell'interferenza che si è sentita durante la nostra Alice Box, insomma la nostra Ghost Tube, il nostro generatore di parole, quando eravamo all'interno delle mura del castello. E quello è stato effettivamente una cosa molto strana, e sembrava un'interferenza, come se ci fosse un marchingegno elettronico che desse fastidio, però ragazzi non c'era niente di questo tipo, era proprio un'interferenza che io ho addirittura scritto poco prima di metterla in replay, che sembrava quasi una voce strozzata. In effetti così è sembrato, una voce strozzata che sembrava dovesse dire qualcosa ma che non ha detto, quindi per questo strozzata. Poi in realtà potrebbe essere di tutto e di più. L'impressione che ho avuto io è stata questa, non so voi, lasciate nei commenti cosa secondo voi può essere stato. Comunque questo è il quanto. È stata un'indagine molto particolare, più volte l'ho detto durante il video, è stata un'indagine a fasi, nel senso ci sono stati momenti dove non c'era niente, e spesso e volentieri questi momenti, ragazzi, noi non li mettiamo perché sono veramente noiosi e inconcludenti, quindi mettervi 4 ore di video, già i nostri video sono lunghi come una quaresima, quindi insomma ecco, mettere anche quello che non succede o veramente delle pause infinite non avrebbe senso, e per cui sono state ovviamente tagliate parti di questo tipo, anche se molte le abbiamo tenute, ma questo per farvi capire che non è che se ogni volta che si va in un posto infestato o pseudo infestato ci debbano essere i demoni o i fantasmi che passeggiano come in Piazza del Duomo a Milano. A volte ci sono delle pause tremende dove non succede assolutamente niente, e poi ci sono minuti concentratissimi nei quali succedono cose. Allora, per quello che riguarda il generatore di parole, direi che è stato un nulla di fatto, a parte 2 parole che ci hanno un attimino fatto pensare, ossia Giovanni, che è questo
parente del nostro ospite, che è sembrato essere l'unico nome che abbia interagito in qualche modo con noi. Gli altri erano quasi tutti nomi che si sono sentiti una volta mai più, e poi dopo averli sentiti non è successo niente in merito di K2, in merito di niente. E Giovanni sembrava invece essere una sorta di entità, se di questo si può parlare, che abbia interagito più degli altri. Ho detto K2 effettivamente ha brillato tantissimo, ha brillato nella ghiacciaia, ho presunta tale, tantissimo, e poi a fasi alterne anche all'interno delle torri, cioè all'interno della torre. Io dico sempre all'interno, ma poi era a cielo aperto, eravamo completamente a cielo aperto. Quindi ecco, il K2 si è comportato decisamente in maniera particolare, anche se mi viene da dire che potrebbero anche essere stati, e perdonatemi questo mio scontato scetticismo, ormai mi conoscete, può essere stato anche un falso positivo, perché quando eravamo in ghiacciaia il K2 era messo in un punto, abbiamo messo il REM pod dall'altro, poi li abbiamo invertiti. Se un'entità stava interagendo da quella parte del muro, non vedo perché non possa aver interagito quando c'è stato lo scambio degli strumenti. Invece ha seguitato ad interagire col K2. Ora, non c'è scritto da nessuna parte, perché noi non sappiamo niente di cosa possa indurre un'entità a fare questa o quell'altra cosa. Sta di fatto che è quantomeno strano, ecco, passatemi il termine, passate anche il mio forse eccessivo scetticismo. Comunque assolutamente interessante l'attività del K2. E altro, ragazzi, c'è stato questo metodo Estes improvvisato, perché ho scritto improvvisato, ve lo ripeto, perché sapete bene che la privazione sensoriale prevede che la persona in ascolto metta delle cuffie per evitare che si senta fuori. Ecco, noi non avevamo cuffie, non era previsto un discorso di questo tipo, però Matteo ha insistito, è voluto scendere giù in quelle che potevano essere, insomma, le segrete o addirittura le carceri di questo castello, ed era, avete visto, insomma, l'ho messo anche nelle immagini, diversi metri sottoterra. Noi sentivamo alla lontana la sua voce quando rispondeva, perché io stesso ho chiesto a Matteo di urlare il più possibile affinché noi si potesse ascoltare. Però lui assolutamente non sentiva niente, era sottoterra con la radio che sfrequenziava e quindi non poteva assolutamente sentire le mie domande o quelle di Guglielmo, anche perché poi fatte in maniera piuttosto sottovoce, ecco, quindi era impossibile, impensabile che lui ci ascoltasse. Ecco, lì sono venute fuori cose interessanti. Il noi due, che poteva essere un qualche cosa riferito a me e Guglielmo, altre parole particolari, per non parlare delle 2 volte in cui ha nominato Guglielmo. Ecco, lì ci si è gelato il sangue effettivamente, e i brividi erano belli evidenti. E allora arriviamo al nostro ospite, che ringrazio e ringraziamo ovviamente, Guglielmo. Guglielmo è stato colui il quale ci ha condotto fino sopra, facendoci scalare l'Everest. Io non so se vi ricordate quando misi sulla community quella foto dove ero completamente tagliato, peraltro porto ancora i segni del taglio, ma ho fatto un capitombolo io alla fine nello scendere, e Matteo ne ha fatti 2 nel salire, che non ve lo sto neanche a raccontare. Veramente ci siamo arrampicati quasi con le mani, era una situazione molto impervia e difficoltosa. Però ecco, ci ha portato su, è stato cordialissimo, ecco, non prima di offrirci una bevanda fresca a casa sua, nella sua casa che era al di sotto del castello. Quindi lui, oltre a essere imparentato con coloro i quali abitarono questo castello, quindi i Lunati, imparentato col marchese Lunati, ecco, un discendente, è anche residente lì, quindi basta che lui alzi la testa da casa sua e vede il castello, quindi è una cosa meravigliosa. Infatti lui è stato un po' un abitué di questo luogo, perché effettivamente, al di là del discorso paranormale che uno può credere o non credere, ma di base è un posto meraviglioso di pace, dove si vede un panorama straordinario. Lo stesso Guglielmo ci ha riferito che se non ci fosse stata una collinetta lì davanti in mezzo ai piedi, si poteva vedere il mare della Liguria, perché effettivamente in linea d'aria è molto vicino, è 40 minuti, 45 minuti di macchina.
Insomma, un'esperienza bellissima, veramente un'esperienza bellissima. Ringraziamo il nostro amico Guglielmo, spero di rincontrarlo magari anche al di là delle indagini, perché è un ragazzo squisito, e noi si spera di poter tornare in questo posto ad approfondire la cosa, anche se la vedo molto difficile, ragazzi, perché è veramente difficoltosissimo arrivarci, e la strada che abbiamo percorso noi era a dir poco impervia, e la seconda strada, cioè la prima, perché questa era l'alternativa, la prima strada invece più percorribile, molto più lunga, e però da quello che ci ha detto Guglielmo è diventata impervia anche quella, perché comunque nel recente passato sono crollate delle piante, insomma sono successe un po' di vicissitudini che hanno fatto sì che la strada normale diventasse una strada anormale, quindi quanto quella che abbiamo percorso noi per fare un po' prima. Va bene, questo è il quanto, a voi le conclusioni, lasciate nei commenti cosa ne pensate, sia di questa analisi che ho cercato di essere, nella quale ho cercato di essere il più trasparente possibile, sia soprattutto nel video di lunedì. Se il video vi è piaciuto, un like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, e alla prossima. Ciao!